Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui all'editoriale di lunedì 9 settembre del 2024. Settimana di no calcio, meglio, di pausa nazionali, quindi non c'è il Milan e facciamo un po' un editoriale diverso oggi, quindi meno campo. Tra l'altro ne abbiamo appena finito di parlare nel video uscito ieri dei problemi della squadra, soprattutto a livello difensivo. Non parleremo dello stadio perché c'è sempre anche per lui un video apposito che è uscito sabato, ma invece parliamo a 360 gradi dei problemi che invece stanno a monte del Milan, cioè quelli che stanno sopra di tutti, sopra la squadra, sopra l'allenatore. E quindi parleremo di quello che realmente non sta funzionando su quelli che forse invece dovrebbero essere i capisaldi di una società, ovvero la proprietà, la dirigenza e l'allenatore inteso come scelta dell'allenatore. Parleremo di questo oggi nell'editoriale. Vi invito, se volete, a mettere like, in realtà sulla fiducia, perché non avendo sentito ancora niente, è molto sulla fiducia, quindi se volete mettere like, grazie. Se volete iscrivervi al canale, idem, perché come sempre vi dico, è il motore per far andare avanti la baracca, quindi grazie a tutti quelli che lo faranno, perché stiamo arrivando a un numero consistente di iscritti, sarebbe bello arrivare a quota 50 nel più breve tempo possibile, quindi spargete nel caso anche la voce, insomma, se i programmi vi piacciono e soprattutto nel prossimo futuro vedrete che ci saranno anche parecchie novità. Detto questo, partiamo subito per non essere lunghi. Sono i giorni del secondo compleanno di Redbird, insomma. Siamo arrivati alla fine del secondo anno di Redbird come proprietario del Milan e si può tracciare un primissimo bilancio dell'esperienza della nuova proprietà. Ma io quasi quasi farei una domanda, cioè ci facciamo una domanda, nel senso, ci siamo accorti della presenza di Redbird? Ci siamo accorti del fatto che da 2 anni Redbird è proprietaria del Milan? Mi verrebbe da dire quasi no, nel senso che, come era stato dichiarato, si è andati in continuità con Elliott, ma si è andati realmente in totale continuità, non dando niente di diverso rispetto alla precedente proprietà, anzi, per certe cose forse siamo andati anche un po' incalando. Possiamo analizzare quelli che sono i primi passi di questa proprietà in questi 2 anni. Dal punto di vista sportivo non si è fatto un granché passo avanti. Si è ereditata la dirigenza sportiva precedente, si è deciso di cambiarla alla fine del primo anno, si è introdotto questa sorta di gruppo di lavoro integrato così come era stato dichiarato, che non è andato particolarmente bene. Dopodiché quest'anno lo si è riproposto in maniera diversa, con Ibra in più, con un allenatore diverso e per ora ancora le cose non è che stiano andando rose e fiori. Comunque, dal punto di vista sportivo, sicuramente non c'è stato un cambio di passo, così come non c'è stato un cambio di passo nemmeno negli investimenti in questa società, che lecitamente ormai viaggia con le proprie gambe, cioè quello che più o meno riesce a introiettare tramite i diritti TV, tramite la Champions League, tramite la biglietteria da stadio, tramite il proprio mercato, così come è stato ad esempio per la cessione di Tonali e quant'altro, poi più o meno reinveste. Quindi non c'è un aiuto dalla parte del proprietario, che è lecito, che possa anche fare così. Però va un po' in antitesi su quello che si vuole fare, o meglio che si è dichiarato, cioè provare a vincere subito. Vincere subito così non si riesce. Nel mondo del calcio è un'eccezione vincere così. Purtroppo nel mondo del calcio per provare a vincere e rimanere soprattutto ai vertici serve un investimento, quantomeno iniziale, se non hai quegli introiti che magari altre squadre possono vantare, così come le squadre di Premier, così come magari chi ha lo stadio di proprietà, eccetera, eccetera. Però purtroppo siamo in Italia e per vincere subito serve fare altro. Soprattutto se la politica è quella di un determinato tipo di investimenti sul mercato, per i cartellini, un determinato tipo di investimento per gli emolumenti, un determinato tipo di investimenti sull'età. Cosa che un po' si è andata sgretolando in questi mesi, per fortuna, mi verrebbe da dire, perché l'integralismo su alcune cose proprio non funziona, ma detto fatto, dal punto di vista sportivo, le cose non sono sicuramente migliorate. Parliamo anche della parte, diciamo così, stadio, che è stata demandata in mano a Team Romani e al suo team di Icon, e lì, insomma, le cose stanno procedendo con la questione San Donato
instradata e un piede in due scarpe per quanto riguarda invece San Siro. Comunque, l'affidarsi a dei professionisti veri, con esperienza, con capacità nel settore, ha fatto sì che la cosa andasse avanti e andasse avanti in maniera positiva. Strano, no? Tra poco ne parliamo. Non è andata avanti, ad esempio, l'intenzione di istituire una media company, di cui non si vede alcuna traccia. Siamo esattamente così come eravamo 2 o 3 anni fa, né più né meno. Non è cambiato grosso modo la nostra parte commerciale, perché il lavoro fatto negli anni da Evan Gazidis è quantomeno paragonabile a quello negli ultimi 2 anni, quindi insomma anche qui non c'è stato un cambio di passo, insomma si è andati realmente in continuità, prendendo alcune volte decisioni positive, così come ad esempio è stato per lo stadio, alcune volte, per quanto mi riguarda, decisioni non esatte, ovvero una proprietà che arriva in Italia per la prima volta, che per la prima volta ha una proprietà totale di un grande club, perché un conto è essere diciamo così, partecipare al Liverpool, un conto è avere il Tolosa, un conto è avere il Milan, che forse non ci si è resi conto fino in fondo di cosa volesse dire essere il Milan e avere il Milan e essere parte del Milan. Così come io so che sono l'ultimo che vuol dare patenti di tifo, ragazzi, ve l'ho sempre detto, è una cosa che odio nel mio profondo. Però permettetemi un appunto. Siamo, perché lo siamo tutti, tifosi del Milan. Del Milan. Ricordiamocelo sempre quando si fa la tara sugli obiettivi, sui giocatori, su quello che si vuole avere da un allenatore, da una dirigenza, da un obiettivo finale di fine anno, da una partita, eccetera, eccetera. Facciamo la tara sul fatto che siamo la terza forza del campionato, a volte la prima, a volte la seconda, a volte la terza, ma sotto il 3 non si va mai, per bacino di utenza, per storia, per quello che è, in Europa e anche nel mondo. Facciamo la tara che siamo questo di dimensione di club. Poi a volte le cose vanno bene, a cose vanno male, lo sappiamo, ma il Milan in sé rimane questo di dimensioni, ok? Detto questo, sono state fatte delle scelte, soprattutto dal punto di vista sportivo, non particolarmente corrette. Al di là del fatto che siano stati mandati via Maldini e Massara, sul quale non entro, soprattutto perché non voglio essere legato al fatto tu sei pro, tu sei contro, perché poi veramente si riduce 20 minuti di discorso a tu sei pro Tizio e sei contro Caio, quando veramente sembra di essere all'asilo, quando veramente ci si dava la colpa tra compagni. Non è così. Anzi, se va proprio ad essere onesto, se c'è una figura che rimpiango in questo momento al Milan è quella di Ricky Massara, cioè la figura del direttore sportivo, di cui parliamo tra poco. Si è fatta una scelta strana, cioè si entra così nel mondo del calcio italiano con poca esperienza, anzi nessuna esperienza dell'Italia, pochissime esperienze del campionato italiano, pochissime esperienze di gestione totale di un club di queste dimensioni, e si è deciso di fare a meno di un direttore sportivo con esperienza, cioè Massara, fare a meno di una bandiera del club che aveva comunque accumulato una certa esperienza da dirigente come Maldini, e si è deciso di dare in mano il club non ad altri professionisti di alto livello, con grandi capacità, grandi anni di esperienza alle spalle, grandi risultati acquisiti sul campo che potevano far valere il gioco della candela, cioè rischio di dar via Maldini e Massara, ma prendo 2 o 3 dirigenti di alto livello. No, si è deciso di andare su una scelta completamente opposta. Si è deciso di andare su dei dirigenti che o erano al primo impiego o erano in un impiego diverso rispetto a quello che facevano nel mondo del calcio, e che quantomeno hanno pagato il dazio dell'inesperienza e a volte della capacità delle proprie skills interne. E qui andiamo alla parte numero 2. Possiamo partire dalla D, come avevo messo nel titolo, che era partito con i meme entusiastici dell'estate, è finito per essere fischiato all'ultima di campionato a San Siro, e questo già basterebbe per dare un giudizio del suo primo anno. Ma questo non vuole essere un giudizio, questo vuole essere un provare a capire dove le cose non sono funzionate. Le cose non sono funzionate perché
la D o rimane a fare la D, come in parte è stato per Gazidis, che ha fatto eccezionalmente la D e che ancora poco si è capito quanto capacità avesse e quanto bene ha fatto il Milan Gazidis, ma lo stiamo capendo negli anni, lo capiremo anche nei prossimi probabilmente. Ci si limita a fare la D, a volte tirando anche le orecchie ai dirigenti, perché è nel compito, ma rimanendo lì e a volte facendo anche un passo indietro rispetto a quello che poteva essere la sua idea, così come era stato nell'estate di conferma di Pioli e di saluto a Rangnick, facendo anche un passo indietro, capendo che c'era qualcosa di diverso da dover fare. Ecco, questi passi indietro io fino adesso non li ho visti. Anzi, ho visto tanti passi avanti ad occupare spazi che non andavano occupati. Il cosiddetto gruppo di lavoro ha una grandissima mancanza, ma ce lo siamo appena detti, ovvero quello dell'AD. L'AD, cioè, scusate, del direttore sportivo. Il direttore sportivo manca perché è una figura centralissima nel mondo del calcio ed è forse la più importante della dirigenza, anzi, posso anche tirar via il forse, è la più importante. E il Milan scientemente ha voluto farne a meno l'anno scorso e in parte quest'anno, perché solo una piccola parte dei compiti del direttore sportivo è stata assorbita da Ibra. Il direttore sportivo non è quello che apre, diciamo così, la serranda dell'ufficio o del negozio il 1° di giugno e la chiude il 31 di agosto. Non è questo. Questo è l'operatore del mercato. Punto. Il direttore sportivo fa ben altro nella vita e ce lo siamo già detti più di una volta. Poi bene o male, questo lo decide il campo, ma nei suoi compiti c'è ben altro. C'è il mercato, come hai detto, assolutamente sì. C'è la scelta dell'allenatore, il capire se un allenatore anche durante l'anno sta facendo bene o male. C'è il dialogo costante con questa figura, quello dell'allenatore, con quelli del suo staff, con quelli del suo staff medico. C'è il dialogo costante con i giocatori, col rapporto tra i giocatori e l'allenatore, il rapporto dei giocatori con i media, il rapporto dell'allenatore con i media, il suo rapporto con i media. Ci sono tantissime competenze all'interno di una figura che è quella del direttore sportivo, che deve gestire l'intera, come dice la parola stessa, direzione sportiva di una società. Chi gestisce la direzione sportiva del Milan? Non c'è nessuno in questo momento, se non un pezzettino uno, un pezzettino l'altro, qualcuno che prova a prendere un po' più spazio di qui, un pochino più spazio di là, qualcun altro. Ma non c'è nessuno che si assume l'onere e l'onore di essere la direzione sportiva del Milan. Anche perché il direttore tecnico in questo momento del Milan, cioè Moncada, abbiamo visto, non ne ha le capacità, tant'è che ha fatto un passo indietro, soprattutto da quando è arrivato Ibra, perché ad esempio nel rapporto con la squadra non c'è, nel rapporto con l'allenatore non c'è, non c'è nel rapporto quotidiano a Milanello, che si pensava potesse essere così, un di più, e invece ci si è resi conto che lo spogliatoio è qualcosa di importante, perché il calcio vive dello spogliatoio, non vive solo e soltanto degli expected goals o degli expected assist, vive anche e soprattutto dei rapporti tra 50 persone che tra allenatore, staff e giocatori compongono quello che è il centro sportivo. Però, insomma, si è deciso che si poteva fare a meno. Dopodiché, insomma, adesso ne parliamo, si è deciso di dare in mano questo a Ibra. Ora, sulla la nostra dirigenza l'anno scorso soprattutto incombe il giudizio dato all'allenatore quando si è deciso scientemente di non dare colpe l'anno scorso a Stefano Pioli, confermandolo quindi in panchina per la stagione che si è appena conclusa un paio di mesi fa, esentandolo quindi da qualsiasi tipo di colpa nonostante preparazione, infortuni, Champions League fatta al secondo posto, che poteva riequilibrare, ma con un quarto o quinto posto, con la questione legata a quei mesi di gennaio e febbraio non particolarmente positivi, eccetera, eccetera. Quelle lì è andato tutto in fanteria. Si è deciso di tenere al comando e ci siamo rivisti un'altra volta la preparazione, che senza il direttore sportivo,
che magari dava un occhio, si è deciso addirittura di cambiare rispetto agli anni precedenti, di fare ancora più scarica, senza doppie sedute, con pochissima forza, cosa che ha indotto una buona parte dei problemi muscolari e la quasi totalità dei problemi tendinei. Chiusa parentesi. Magari se c'era qualcuno con un occhio un pochino più allenato a vedere certe cose, quantomeno non andava a peggiorare la situazione degli anni precedenti. Ma va bene. Come detto, si è deciso di tenere Pioli ancora l'anno scorso, si era deciso addirittura di tenerlo dopo le prime partite positive del 2024, con le partite di campionato, alcune fatte bene, alcune meno, l'Europa League con il doppio turno passato tra Rennes e Sparta Praga, insomma, bruciandosi anche alcuni nomi sul mercato. La scelta dell'allenatore è particolarmente indicativa anche della proprietà, una proprietà che vuole vincere, non va né a tenere lo status quo con Pioli, né va a prendere la figura di allenatore alla Fonseca o alla Lopeteghi. Adesso ne parliamo. Non fa questo. Soprattutto se sai che dentro di te non hai le risorse per far bene dal punto di vista sportivo e se sai, dovresti aver capito, che neanche la parte dirigenza ha le risorse dentro di sé per colmare alcuni problemi dal punto di vista sportivo e che serviva un allenatore di ben altra caratura per colmare determinati tipi di problemi, sia di campo che di spogliatoio. Quindi caratteriali, eccetera, eccetera. Chiudiamo con Ibra. Questione Moncada, che a questo punto, scusate, verrà misurato solo sul mercato, visto che a Moncada viene chiesto solo e soltanto questo, cioè segnalare i giocatori, esattamente come succedeva negli anni precedenti, con l'aggiunta che in questo momento è esposto al vento, cioè non presenta un ventaglio di alternative se devi prendere un terzino destro, presenta il suo nome, cioè Emerson Royal, e lo si va a prendere. Presenta il suo nome, cioè Pavlovic, e lo si va a prendere. Presenta il suo nome, cioè Fofana, e lo si va a prendere. Poi il giudizio della stagione dirà se abbiamo fatto bene o fatto male. Perché cosa accade? Non ci si può nascondere dietro al fatto che io avevo suggerito Tizio, io ho suggerito Caio e non è stato preso. Perché, vi spiego, ve l'ho già spiegato nell'editoriale precedente, l'osservatore propone durante l'anno 5 per ogni ruolo, 10 per ogni ruolo, quindi sono 50 nomi. Su 50 nomi, per forza di cose, 2 o 3 sono anche dei top che si saranno dimostrati così tali nei 2-3 anni successivi e quindi ti puoi vantare di aver fatto quel nome 2 mesi fa, un anno fa, 2 anni fa. Ma è poi il direttore sportivo che dice prendo lui, questo no. E in quel marasma di 50 nomi, oltre ai 4, 5, 6 positivi, ce ne saranno 7, 8, 10 negativi, che però, giustamente, non si fanno notare. Ora ci si è esposti al vento della decisione e in base a quello come andrà la questione si verrà giudicati. Ibra, qui molto veloce. Bisogna, tra virgolette, chiedere a Ibra cosa vuol fare. Da grande no, perché insomma è già abbastanza adulto, ma cosa vuol fare? Perché non è più il tempo delle mezze misure, perché è il Milan che ha bisogno di smettere con le mezze misure, perché ha bisogno in realtà di un direttore sportivo, ma quantomeno qualcuno che alcuni dei suoi compiti li introietti, li faccia suoi. Sempre però, costantemente, 365 giorni l'anno, perché non ci si può esporre mediaticamente con il giochino della creazione, non ci si può esporre mediaticamente a sono io che do il kick-off alla stagione, presento l'allenatore, presento i giocatori, sono io che sono presente alle prime partite. Perché poi, giustamente, la tua figura viene associata a quello che sta creando il Milan adesso, anche per tue stesse parole. Quindi, se vuoi essere il dirigente del Milan, fai il dirigente del Milan a tempo pieno. Se vuoi essere un dirigente di Red Bull che si occupa di Milan, non puoi essere quello che crea il Milan, perché il Milan ha bisogno di un dirigente H24, che non abbia distrazioni terze, che non abbia la possibilità di salutare la compagnia e andare via per 2 settimane in un periodo cruciale di inizio stagione. Bisogna essere molto chiari, senza mezzi termini, nel bene e nel male.
se si vuole essere dirigenti del Milan o dirigenti di Redbird che lavorano per il Milan. Perché non per altro, perché il Milan ha bisogno di un dirigente. Tutto qua. Perché il resto del gruppo di lavoro non dà garanzie su questo. Chiudo con l'allenatore, la scelta, prima di fare un minuto sull'ultima parte. La scelta dell'allenatore è stata indicativa di quello che si è voluto fare. Si è andato un po' a risparmio dal punto di vista economico, perché si sapeva che sarebbe salutato Pioli soprattutto con un non saluto, anche se si è cercato di far passare come un saluto positivo e in buoni rapporti, cosa che in realtà è vero a metà, insomma, non è che ci sia salutati tra rose e fiori, anzi, sarebbe rimasto a libro paga, tant'è che il nuovo allenatore aveva questa sorta di tetto, 2,5, 3, non di più. Quindi una buona parte di allenatori esclusi, una buona parte di allenatori di personalità, gente che magari metteva anche il proprio io nel mercato, nella telecamera, sulle decisioni di Milanello, non lo si è voluto prendere perché, vedi mai, si rovina la pace interna del gruppo di lavoro e quindi, insomma, si è deciso di mettere prima il benessere del gruppo di lavoro, prima di quello del Milan, prendendo una figura che è andata in continuità in parte col lavoro di Pioli, purtroppo mi viene da dire perché i problemi ereditati non sono stati corretti, almeno finora. Si è scelto una figura, quella di Lopetegui, che era in pole position, potete crederci o meno, ma è stato bruciato dalla piazza, che tra social, curva e in parte anche i giornali stessi è stato bruciato da quello che è l'ambiente. Si è deciso di andare su questa sorta di piano B, sempre su indicazione del gruppo di lavoro e il futuro dirà se hanno fatto bene o fatto male. 2 indizi già dicono che le scelte sull'allenatore non sono il nostro forte. Speriamo che la terza sia in controtendenza. Ma ne va del bene del Milan della stagione, se no tiriamo giù la stagione a settembre, non mi sembra cosa buona. Anzi, sulla scelta dell'allenatore, insomma, come detto, parlerà il campo. Chiudo col 2025. 2025, l'estate del 2025 rischia di essere un punto di svolta per il Milan quando ci sarà la questione Vendor da risolvere, ci sarà quindi da capire se Redbird rimarrà unica proprietaria del Milan, se Redbird non riuscirà a estinguere per 1000 motivi, non lo so, il debito con Elliott, magari tornerà Elliott, se invece verrà rifinanziato semplicemente, se arriverà un socio di minoranza che aiuterà Redbird a liquidare Elliott e resteranno Redbird un socio di minoranza, se arriverà un socio di maggioranza che invece farà restare Redbird come minoranza, se arriverà invece un proprietario che spazza via tutto, compra il Milan, arrivederci e baci. Quindi insomma l'estate del 2025 in un modo o nell'altro darà un'indicazione su quello che sarà il nostro prossimo futuro, anche perché come sappiamo potremo avere in mano la carta finale, ovvero quella dello stadio, sperando di potercela giocare in maniera positiva con uno stadio unico di proprietà e quindi a San Donato. Detto questo, manca un anno, siamo al 9 di settembre e quindi abbiamo bisogno di far carburare la stagione e speriamo che possa carburare già nelle prossime perché il derby rischia realmente di essere uno spartiacque pesante in pro o contro questa stagione. Grazie a tutti per essere rimasti qui con noi. Vi lascio a quello che è la nostra iniziativa di questo momento, ovvero sta partendo la stagione in vera e propria, sta partendo quindi il Fantacalcio. Iscrivetevi alla Lega di Fantacalcio di Fantalgoritmo di Radio Rossonera perché con 20 euro potete iscrivervi, essere tra i vincitori di tappa con una maglietta del Milan in palio per ogni giornata ed essere tra i vincitori della parte finale, ovvero a piazzamento ultimato a fine stagione con i premi Apple in palio. Grazie a tutti, vi lascio a questo e poi vi lascio in realtà a dopo con Mattino Milan. Grazie a tutti e a dopo. L'estate sta finendo e l'asta del Fantacalcio si avvicina. Fantalgoritmo è il miglior strumento per aiutarvi a scegliere gli obiettivi su cui puntare. Da oggi è possibile iscriversi a una nuova lega di Fantacalcio a premi pensata proprio per i tifosi del Milan. In palio ogni settimana una maglia del Milan, oltre a tantissimi prodotti Apple per la classifica finale. Cosa aspetti? Trovi il link d'accesso in descrizione e sulle storie Instagram di Radio Rossonera. Il costo di iscrizione è di soli 20 euro, ma in più otterrai tutte le statistiche e le funzioni premium di Fantalgoritmo.